Agli inizi del Novecento un archeologo russo che era chiamato Vasilij Gorozov stava facendo degli scavi vicino al fiume Donez che si trova tra Russia e Ucraina. In quell'occasione scoprì alcuni tumuli antichissimi con degli scheletri sepolti dentro. Il popolo che li aveva costruiti poi verrà chiamato Yamnaya, che deriva proprio dalla parola russa per indicare queste fosse di sepoltura. Ma ancora Gorozov non poteva sapere che aveva portato alla luce uno dei popoli più importanti della storia europea. In contemporanea ai primi segni della civiltà egizia e millenni prima dei Greci e dei Romani, questo popolo sconosciuto solcava delle praterie sterminate. Senza di loro il nostro mondo non sarebbe quello che conosciamo. Sono responsabili di circa il 50% del patrimonio genetico degli europei. Erano feroci dominatori delle steppe eurasiatiche e forse erano anche i primi parlanti delle lingue indoeuropee. In questo video ricostruiremo la loro cultura, scopriremo che cosa li portò al successo e vedremo addirittura le loro facce. Questa è la storia degli Yamnaya, gli antenati di tutti gli europei. Siamo tra il 3400 e il 2600 a.C., un tempo in cui in Europa non esisteva niente di quello che conosciamo. Nelle steppe pontico-caspiche, ovvero le steppe che si estendono a nord del Mar Nero e del Mar Caspio, compaiono le prime testimonianze della cultura di Yamna o Yamnaya. In questo video li chiamerò Yamnaya per semplicità e perché è il nome con cui si indicano oggi convenzionalmente. Ma questo ovviamente è il nome che gli hanno dato gli studiosi e noi non sappiamo neanche come loro chiamassero se stessi. Un altro nome con cui vengono chiamati è pastori delle steppe occidentali o cultura dei Kurgan, perché appunto seppellivano i loro morti in dei tumuli che vengono chiamati Kurgan in antico turco. E proprio questi tumuli con i loro oggetti e i loro scheletri ci hanno consentito di scoprire l'importanza fondamentale degli Yamnaya nella storia dell'Europa. I tumuli di solito sono molto ampi e si vedono anche da grandi distanze. Spesso contenevano una sola fossa con un maschio di alto status sociale, ma ce ne sono anche con più sepolture insieme oppure con sepolte solo delle donne. Le sepolture degli Yamnaya hanno delle caratteristiche particolari e quindi sono facilmente riconoscibili. Il corpo della persona morta veniva disteso in posizione supina e con le ginocchia piegate nella fossa. Di solito questi morti erano anche ricoperti con dell'ocra rossa, che è un colore naturale molto diffuso nell'arte preistorica. In epoche successive alcuni morti non saranno più supini ma verranno appoggiati sul fianco, sempre con le gambe piegate comunque. Diverse tombe avevano anche resti di animali che erano stati sacrificati in onore del morto, per esempio maiali, pecore, capre e cavalli. Questa caratteristica è stata considerata da subito interessante perché si ritrova sia nella cultura dei proto-indoeuropei che dei proto-indo-iraniani. E questi sono dei popoli dei quali per tanto tempo si sono cercate le origini e per la storia dei quali proprio gli Yamnaya potrebbero essere un anello fondamentale. I primi di questi tumuli si trovano vicino ai fiumi, poi con l'espansione degli Yamnaya verranno innalzati anche nella steppa aperta come dei monumenti di tutta la società o per segnare il territorio. Vari popoli europei poi conserveranno la tradizione di seppellire in dei tumuli per molti millenni. Intorno al 3000 a.C. gli Yamnaya cominciarono a espandersi verso ovest, verso le attuali Romania e Ungheria, mentre un altro gruppo a est arriverà addirittura fino ai monti Altai in Mongolia. Da lì la loro espansione continuerà nel nord Europa e verso i Balcani, e anche verso altre zone dell'Asia.
Evolvendosi in altre culture, mescolandosi con popoli precedenti, alla fine gli Yamnaya arriveranno a popolare l'intera Europa. Come vedete da un famoso grafico sulla genetica dei moderni popoli europei, il DNA dei nord europei come i norvegesi, i lituani o gli estoni è per il 50% derivato dagli Yamnaya. Questa percentuale diminuisce man mano che si va verso il sud Europa e le percentuali minori si trovano in Spagna, Grecia o Sardegna. Anche se pure qui gli Yamnaya sono arrivati a lasciare delle tracce del proprio DNA. Come si vede sempre dal grafico, gli Yamnaya incontrarono altri due grandi gruppi che hanno determinato la genetica europea. Questi due gruppi sono i primi agricoltori europei e i cacciatori-raccoglitori occidentali. In certe zone gli Yamnaya si imposero su questi altri gruppi, mentre a livello culturale è probabile che abbiano rimodellato completamente la cultura dell'Europa. Oggi si pensa che le lingue dette indoeuropee abbiano avuto origine proprio con gli Yamnaya e che siano stati loro a portare in Europa certe strutture sociali che sopravviveranno per millenni. Ma poi questi aspetti li approfondiremo uno a uno nel corso del video. Non dobbiamo immaginarci però che gli Yamnaya fossero partiti come un popolo numeroso. Probabilmente erano una tribù molto piccola di poche migliaia di individui, in un'epoca in cui comunque i numeri degli abitanti del pianeta erano molto più ridotti di oggi. Ma come ha fatto questa piccola tribù delle lontane steppe avere un successo così grande, tanto che oggi possiamo considerarla come l'antenata di tutti gli europei? Secondo lo studioso David Anthony, che è uno dei massimi esperti mondiali sugli Yamnaya, avevano un vantaggio competitivo rispetto a altri popoli contemporanei a loro e lo sfruttavano in maniera aggressiva. Probabilmente di questi vantaggi ne avevano più di uno e adesso indagheremo proprio sui possibili motivi del successo della tribù che conquistò l'Europa. Prima di vedere gli Yamnaya in sé può essere importante anche parlare delle loro di origini, perché neanche gli Yamnaya erano spuntati dal nulla nella steppa, ma erano i discendenti di popolazioni precedenti. In generale discendevano dalla componente ancestrale degli antichi eurasiatici settentrionali, ma degli studi hanno individuato dei gruppi successivi più specifici. Uno studio recentissimo che è stato pubblicato nel 2025 si è focalizzato sul DNA antico di 435 individui provenienti da siti archeologici situati in Eurasia e datati tra il 6400 e il 2000 a.C. Questo studio ha identificato una popolazione che viene chiamata convenzionalmente Caucaso Basso Volga perché viveva in questa zona circa tra il 4500 e il 3500 a.C. Gli Yamnaya hanno acquisito circa l'80% del loro patrimonio genetico proprio dal gruppo Caucaso Basso Volga, quindi sono dei loro discendenti. A sua volta questo gruppo Caucaso Basso Volga è il risultato di una mescolanza tra altri due gruppi che sono stati appunto riscontrati anche nel DNA degli Yamnaya. Questi due gruppi sono i cacciatori-raccoglitori orientali e i cacciatori-raccoglitori caucasici. I cacciatori-raccoglitori orientali provenivano probabilmente dalla Siberia, mentre i cacciatori-raccoglitori caucasici provenivano appunto dal Caucaso. Per ironia della sorte, questa origine dei popoli europei conferma anche una teoria settecentesca che aveva definito i bianchi come caucasici. Questo termine viene usato ancora oggi soprattutto in definizioni un po' grossolane, ma effettivamente già nel 1700 avevano colto una parte della verità sull'origine dei popoli europei. Sempre secondo gli studi di David Anthony, i cacciatori-raccoglitori caucasici, che hanno dato origine al gruppo Caucaso Basso Volga e quindi anche agli Yamnaya, erano arrivati nelle steppe prima del 6500-6000 a.C. Infatti, dopo quella data, le popolazioni del Caucaso erano già mescolate con i primi agricoltori europei di cui abbiamo parlato prima, mentre nel DNA degli Yamnaya non c'è questa componente dei primi agricoltori europei.
Gli Yamnaya sono un gruppo anche estremamente omogeneo dal punto di vista genetico, una cosa che ci fa capire che appunto in origine erano un gruppo ristretto e si accoppiavano tra di loro. Secondo Anthony, gli Yamnaya erano una società patrilineare, cioè dove il sesso maschile è l'elemento che struttura la parentela e l'appartenenza a una famiglia, e discendevano da un ristretto gruppo o da un ristretto clan, connesso da un antenato paterno comune. Oltre agli aspetti genetici ci sono anche alcune culture che sono state ricostruite sempre sulla base delle sepolture o delle ceramiche, che potrebbero essere dei predecessori degli Yamnaya. È ancora dibattuto da quale cultura precisa abbiano avuto origine e ci sono diverse culture dei Kurgan precedenti a loro. Le culture più citate sono la cultura di Khvalynsk e quella di Sridnistog, anche se tutte queste si svilupparono in un'area simile e probabilmente sono collegate come fossero delle evoluzioni l'una dell'altra. Questa parte più tecnica sul DNA degli Yamnaya serviva perché tutte le ricostruzioni su di loro si basano soprattutto proprio su studi genetici che vengono combinati poi con l'archeologia. Ma adesso viene il bello, ovvero i frutti di questi studi molto all'avanguardia, perché ci consentiranno di vedere in faccia questi nostri antenati e di scoprire chi erano. E con una precisione incredibile se pensiamo che parliamo di una piccola tribù vissuta 5000 anni fa. Penso che sia una bella curiosità poter vedere oggi come erano di aspetto, ma ci servirà anche molto per capire la loro storia. Infatti, conoscendoli meglio, potremo rispondere proprio alla domanda di prima, ovvero quale fu il motivo, quali furono i motivi del loro grande successo tra i popoli che cambiarono l'Europa. Gli uomini e le donne degli Yamnaya avevano gli occhi marroni, capelli castani o neri e una tonalità della pelle chiara o intermedia. Una caratteristica che si nota subito è che avevano dei teschi robustissimi, con mascelle ampie e mento pronunciato, insomma erano i Giga Chad dell'età del rame. Molti tumuli, circa 300 nelle steppe pontiche del nord, sono stati ritrovati anche con delle steli di pietra, che ci danno un'idea pure del vestiario e del look, diciamo, di queste persone. Probabilmente le steli rappresentano degli eroi o degli antenati che erano venerati dagli Yamnaya, e poi la tradizione di queste steli funerarie continuò tra gli sciiti e le orde turche per molto tempo. Nelle steli a volte portano delle tuniche e dei sandali, a volte invece sono nudi e portano solo una cintura. Dalle steli vediamo anche che hanno delle barbe a punta simili a quelle dei vichinghi. Forse avevano i capelli con delle trecce, infatti sono stati ritrovati degli anelli metallici a spirale fatti in rame che potrebbero essere stati usati per fermare delle trecce. Nelle steli portano alla cintura delle armi oppure degli attrezzi da pastore. Questi sono tutti aspetti che sembrano rimandare a una società pastorale e guerriera. A schermo state vedendo varie ricostruzioni artistiche dei volti degli Yamnaya che sono state realizzate sulla base di scheletri veri e con delle informazioni vere che conosciamo sui loro usi e costumi. Merito a questi artisti per averli ricreati, e se vi interessano le loro opere trovate a schermo i nomi per cercarli online. La cosa più notevole sugli Yamnaya, oltre alla robustezza delle loro ossa, è che erano molto alti per l'epoca. In media erano alti 1,75 m circa. Oggi diciamo che è un'altezza normale, ma a quel tempo gli altri popoli che vivevano in Europa erano alti in media solo 1,65 m. C'erano anche degli Yamnaya poi che erano alti sensibilmente di più, fino a 1,90 m, 1,95 m. Quindi un povero agricoltore europeo che se li vedeva arrivare poteva trovarsi davanti a dei giganti eppure fisicamente molto robusti. Uno studio del 2015 dice che gli Yamnaya avevano la più alta selezione genetica mai calcolata per l'altezza umana tra le popolazioni antiche.
In parole povere vuol dire che essere alti tra gli Yamnaya dava un grande vantaggio, probabilmente sia riproduttivo e sia militare. Un altro studio del 2024 dice che le diverse quantità di discendenza degli Yamnaya negli europei attuali sono responsabili delle differenze medie di altezza, ovvero gli europei che hanno più DNA Yamnaya sono in media più alti degli altri. E penso che già avete capito perché anche il loro aspetto è collegato al successo della loro espansione in Europa. Molto probabilmente gli Yamnaya erano più alti e robusti degli altri popoli che hanno incontrato, una spiegazione che è banale se vogliamo, ma è molto efficace. Una cosa strana che magari è venuta in mente a qualcuno di voi mentre parlavo del loro aspetto è che tutti gli Yamnaya ritrovati avevano occhi scuri e capelli scuri, mentre il loro DNA è più diffuso nel nord Europa. E oggi invece associamo il nord Europa a capelli chiari e occhi chiari. Ovviamente questo discorso è una semplificazione estrema, però sono state proposte diverse ipotesi per spiegare questo fatto. Alcuni degli Yamnaya erano portatori di una mutazione al gene associato ai capelli biondi, ma questo tratto non si esprimeva all'inizio della loro espansione. Invece, dopo la loro migrazione in Europa centro-settentrionale tra il 3000 e il 2000 a.C., i geni per la pelle chiara, per gli occhi azzurri e per i capelli chiari diventarono più comuni in tante popolazioni. Questo fa pensare che ci sia stata una selezione naturale o sessuale a favore di questi tratti. Forse i capelli chiari e gli occhi chiari erano considerati più attraenti o erano il simbolo di uno status superiore. Questa cosa tra l'altro può avere dei riscontri con molte culture antiche, dove i tratti chiari sono considerati segno di nobiltà o addirittura di divinità. Forse la selezione è avvenuta anche per dei motivi ambientali, perché la pelle chiara nei climi nordici consente una migliore sintesi della vitamina D. In generale comunque gli stessi Yamnaya avrebbero contribuito a selezionare questi tratti e quindi pur avendo loro stessi i capelli e gli occhi scuri, da un certo punto in poi furono favoriti i capelli e gli occhi chiari. Ovviamente tanti si sono domandati anche come mai gli Yamnaya fossero più robusti degli altri popoli europei che hanno incontrato. E anche in questo la spiegazione può sembrare ovvia. Gli Yamnaya, che sono diventati, ricordiamolo, da una piccola tribù, gli antenati di tutti gli europei, erano forti e robusti perché mangiavano un sacco di carne e di proteine animali. Uno studio del 2017 che vedete a schermo ha dimostrato su delle basi genetiche che i pastori Yamnaya avevano una salute migliore dei loro contemporanei cacciatori-raccoglitori e degli agricoltori. Secondo Anthony erano appunto dei pastori e dei cacciatori e mangiavano carne, yogurt, formaggio e zuppe fatte con semi e verdure selvatiche. Degli altri studi aggiungono che mangiavano il manzo, il montone, la selvaggina, il maiale, il burro e il salmone pescato dal Mar Caspio. Forse bevevano pure idromele e utilizzavano il miele. Insomma, avevano una dieta di tutto rispetto. Si può vedere ancora oggi poi chiaramente dai loro scheletri che i loro denti non sono rovinati come quelli di chi mangiava il grano. Infatti il grano lavorato contiene amidi che si convertono in zuccheri dentro la bocca. Questi zuccheri vengono fermentati dai batteri della bocca che producono acidi e gli acidi causano l'erosione dello smalto dentale e quindi la carie. In più i cibi ottenuti dal grano sono più morbidi e stimolano di meno l'autopulizia orale. I problemi di denti possono essere molto fastidiosi ancora oggi, e in un'epoca senza spazzolini e dentifrici, ma meglio ancora in un'epoca in cui non esistevano neanche le città in Europa, avere denti sani sicuramente è un buon segnale di salute. Altre due cose molto interessanti riguardo alla loro dieta sono collegate al latte e ai cavalli.
Probabilmente gli Yamnaya erano tra i primi popoli, se non il primo popolo in assoluto, a aver conservato l'enzima lattasi anche da adulti. Quindi vuol dire che erano tra i primi esseri umani a poter bere tranquillamente il latte anche da adulti. Il latte ha un apporto proteico notevole che può influenzare positivamente la forza fisica e quindi quasi sicuramente la capacità di digerire il latte da adulti ha dato un vantaggio nutrizionale e quindi anche fisico agli Yamnaya. E questo consumo del latte quindi ha favorito le popolazioni pastorali rispetto a quelle che non lo tolleravano. Questa ipotesi oggi viene ampiamente supportata da diversi studi che vedete elencati a schermo. Gli Yamnaya consumavano probabilmente il latte di pecora ma anche il latte di cavallo e questo è molto interessante per un discorso che faremo adesso sull'importanza dei cavalli per gli Yamnaya. Per qualche tempo si è pensato anche che gli Yamnaya avessero portato in Europa occidentale il batterio Yersinia pestis, che è quello responsabile della peste, mentre loro sarebbero stati immuni a questo batterio. Questa sarebbe stata un'altra possibile spiegazione del perché mentre entravano in contatto con altri popoli finivano per decimarli. Questa spiegazione in realtà torna più volte per spiegare eventi storici dall'impatto catastrofico su certe popolazioni. La trovate per esempio con gli europei e i nativi americani, con i cosiddetti barbari e i romani e così via. Ci sono diversi studi sull'argomento, anche se oggi questa teoria è stata molto ridimensionata. Magari sì, delle pestilenze hanno contribuito a questi cambiamenti, ma pure tanti studiosi sono arrivati a capire che questa moda di vedere la peste dappertutto serve spesso per nascondere dei motivi più brutali e concreti per cui un popolo domina e soppianta un altro. Ovvero che magari mangia molto meglio e è molto più forte militarmente. Ma dopo aver visto come erano fatti e che cosa mangiavano gli Yamnaya, adesso entriamo nella loro società per scoprire proprio come facevano avere questo stile di vita. Gli Yamnaya sono una popolazione interessante anche perché ribalta un paradigma storico che era consolidato fino a poco tempo fa. Ovvero si pensava che gli agricoltori, che sono stanziali e che vivevano nei primi villaggi e nelle prime città stabili, fossero i popoli più evoluti del tempo e che non temessero confronti con nessun altro. Mentre per la storia di alcune parti del mondo, per esempio proprio per l'Europa, l'importanza di pastori nomadi come gli Yamnaya è stata notevole. Infatti gli Yamnaya non erano un popolo stanziale, anzi vengono considerati come nomadi o seminomadi che si spostavano usando dei carri. E un altro motivo del loro successo probabilmente era proprio la loro mobilità. Usavano questi carri per spostare le loro case seguendo le stagioni e per spostarci insieme anche le loro mandrie. Andavano nelle steppe d'estate, nelle foreste, in dei ripari vicino ai fiumi d'inverno. Forse il motivo iniziale della loro espansione è stata proprio la ricerca di nuovi pascoli e si ipotizza anche che deforestarono delle zone del nord Europa per creare dei pascoli. Anche se non facevano spostamenti molto lunghi, si muovevano stagionalmente solo per far pascolare le greggi in luoghi abbastanza vicini, quindi presumibilmente il loro spostamento è avvenuto poco a poco. Secondo David Anthony, il comportamento che distingueva gli Yamnaya era quello di vivere sulle ruote. La loro nuova economia si avvantaggiava di due tipi di mobilità: i carri per il trasporto lento e massiccio, acqua, riparo e cibo, e l'equitazione per il trasporto rapido e leggero, esplorazione dei pascoli, pastorizia, commercio e razzie. C'è addirittura chi ha sostenuto che gli Yamnaya abbiano introdotto per primi la ruota o il carro da trasporto, ma in realtà è più probabile che li abbiano ripresi da altre culture che erano vicine a loro o precedenti a loro. Dei rilievi e dei modellini di carri con le ruote piene, per esempio, sono stati trovati in contesti sumerici e risalgono circa al 3500 a.C., quindi a un'epoca precedente agli Yamnaya.
In Slovenia sono state ritrovate delle ruote risalenti al 3200 a.C. e il più antico disegno di una ruota è stato ritrovato su un vaso in Polonia e risale circa al 3500-3200 a.C. Gli Yamnaya potrebbero aver ripreso queste invenzioni da una cultura chiamata cultura di Maikop, che era un popolo che viveva a sud degli Yamnaya. Sicuramente comunque erano una società guerriera con una struttura sociale che era adatta a gestire questo continuo spostamento delle mandrie. Nelle loro tombe sono state trovate delle asce in rame, delle asce in pietra levigata e delle punte di freccia in selce con alette, quindi probabilmente erano dei combattenti con ascia oppure degli arcieri. Avevano anche dei pugnali in rame e delle asce martello. Forse gli artigiani che sapevano lavorare i metalli nella cultura Yamnaya avevano uno status importante e nelle tombe dei capi Yamnaya si trovano oggetti metallici in grandi quantità. Gli Yamnaya potrebbero essere stati il modello per le società guerriere dell'Europa antica come i popoli germanici e celtici oppure i famosi Achei dell'Iliade, anche se ovviamente è più una suggestione visto che questi popoli abbracciano un orizzonte temporale, un orizzonte geografico molto ampi. Certo, probabilmente erano una società con un capo guerriero che veniva eletto dagli altri maschi della tribù, una società che oltre alla pastorizia poi non disprezzava di fare bottino e razzia ai danni di altri popoli e che aveva una forte inclinazione guerriera. È conosciuto anche un sito fortificato che è collegato agli Yamnaya e si trova a Mikhailivka in Ucraina e risale a un periodo tra il 3600 e il 3000 a.C. Alcuni lo considerano proprio il luogo di origine di tutta la tribù Yamnaya, mentre altri pensano che facesse solo parte di un sistema di fortificazioni che gli Yamnaya installavano in luoghi importanti pur essendo nomadi. Due argomenti collegati agli Yamnaya sono molto più controversi di questi e sono al centro di dibattiti molto accesi. E questi due argomenti sono come gli Yamnaya usavano i cavalli e il collegamento tra gli Yamnaya e la lingua proto-indo-europea. E visto che sono sicuro che gli argomenti controversi vi interessano, adesso ve li presenterò nel dettaglio con le teorie più recenti. Il dibattito sui cavalli riguarda essenzialmente appunto che uso facessero gli Yamnaya di questi animali. Sicuramente li avevano addomesticati perché mangiavano carne di cavallo e bevevano addirittura latte di cavallo. Il centro del dibattito quindi non riguarda se li avessero addomesticati o meno, ma riguarda 1. Se gli Yamnaya sono stati i primi uomini a addomesticare il cavallo e 2. Se li cavalcassero o li usassero per trainare i loro carri, intesi sia come carri da trasporto sia come ipotetici carri da guerra. Per quanto riguarda il primo argomento, ci sono delle prove che i cavalli fossero stati addomesticati dalla cultura Botai dell'Asia centrale e settentrionale tra il 3500 e il 3000 a.C. Anche se queste prove stesse sono abbastanza discusse, comunque non è detto che gli Yamnaya siano stati i primi a addomesticare i cavalli. In realtà comunque i cavalli moderni derivano da una specie geneticamente diversa da quella addomesticata nella cultura Botai, quindi ancora non si sa di preciso chi li abbia veramente addomesticati per primo. Anche se a livello puramente speculativo niente smentisce ancora che potrebbero essere stati proprio gli Yamnaya. Per il punto 2, uno studio sempre recentissimo, ovvero del 2023 che vedete a schermo, sostiene che gli Yamnaya cavalcassero i cavalli e fossero quindi il primo popolo conosciuto a usare la cavalleria. Questo studio si basa su delle deformazioni delle ossa che sono state trovate sugli scheletri degli Yamnaya e che sarebbero tipiche di chi passa tanto tempo a cavallo. Questa teoria viene supportata anche da altri dati archeologici.
Alcuni Yamnaya, per esempio, sono sepolti nei kurgan con cavalli e carri, e il sacrificio di cavalli poteva onorare i loro grandi capi morti. Se fosse vero che erano anche cavalieri, questo ci darebbe il quadro di guerrieri alti e possenti che erano pure i primi a usare i cavalli in battaglia, quindi spiegherebbe facilmente come hanno dilagato in Europa e risponderebbe ancora più facilmente alla domanda sul motivo del loro successo. L'immagine si incastra anche benissimo con l'idea che fossero i progenitori di grandi popoli di cavalieri, come poi saranno effettivamente diverse civiltà eurasiatiche. Proprio perché è un'immagine così bella e precisa, non è detto che sia sbagliata, però vi presento anche delle controteorie. Infatti il video vuole ricostruire la cultura degli Yamnaya in modo accurato, senza darvi delle notizie fuorvianti e non comprovate, e senza fare delle claim sensazionalistiche per quanto belle possano risultare. Secondo storici militari e archeozoologi che hanno studiato l'uso del cavallo nell'antichità, i cavalli vennero usati in battaglia solo molto dopo gli Yamnaya. La cavalcatura da guerra vera e propria, cioè un guerriero a cavallo, sarebbe arrivato molto più tardi, tra il 1000 e l'800 a.C., e le prime cavallerie organizzate sarebbero state quelle assire o quelle degli Sciti. I carri da guerra con ruote a raggi sarebbero stati introdotti da una cultura chiamata cultura di Sintashta intorno al 2100 a.C., ma tenete a mente questa cultura perché in realtà dopo ci torneremo, però per il momento appunto non si parla direttamente degli Yamnaya. La proposta più moderata, diciamo, è che magari gli Yamnaya usassero i cavalli come animali da soma, cioè per trasportare le cose. Magari li usavano pure per trainare dei carri da trasporto, anche se probabilmente usavano soprattutto i buoi per questo scopo. Forse fecero dei tentativi sporadici di cavalcarli, ma alla loro epoca senza la sella e senza il morso era quasi impossibile controllare il cavallo con una mano o con le gambe e contemporaneamente impugnare un'arma in battaglia. Quindi nella realtà gli Yamnaya non avrebbero attraversato l'Europa con la prima formidabile cavalleria della storia, ma tutt'al più si sarebbero avvantaggiati del cavallo per alcune occasioni specifiche. Certo, comunque lo avrebbero fatto in una maniera innovativa rispetto agli altri popoli contemporanei a loro. Gli studi sull'argomento sono ancora in corso e non ho da darvi un quadro troppo preciso, speriamo che in futuro ne sapremo di più sulla nascita della cavalleria vera e propria nella storia, anche perché è un argomento interessante, onnipresente per chi è appassionato di storia militare. La nostra seconda questione spinosa sugli Yamnaya è ancora più antica e ancora più controversa di quella del cavallo, anzi è proprio la questione che ha messo in moto tutte le ricerche sugli Yamnaya. Infatti la curiosità su di loro è stata molto amplificata dalle ricerche per scoprire quale sia stato il popolo che parlava il proto-indoeuropeo. Il proto-indoeuropeo sarebbe l'antica lingua da cui discendono tutte le lingue indoeuropee, di cui ovviamente fa parte anche l'italiano. Si stima che le lingue indoeuropee siano parlate come lingua madre da circa 3,2 miliardi di persone nel mondo. Questo equivale più o meno al 40% della popolazione mondiale. Circa altri 2 miliardi oggi parlano inglese, spagnolo, francese, portoghese o hindi come seconda lingua. Quindi circa il 60% della popolazione mondiale parlerebbe una lingua indoeuropea. E visto che è la famiglia di lingue più diffusa al mondo, ecco perché tanti vorrebbero sapere da dove ha avuto origine. Chiaramente è un argomento che da solo basta per riempire una biblioteca o un intero canale YouTube, un argomento che va dal 1800 a oggi e attraversa la storia, la linguistica, addirittura la politica, quindi non pretendo di riassumervelo qui in 5 minuti. Limitandoci però a quello che riguarda gli Yamnaya, erano state fatte tante teorie sul possibile primo popolo che parlava questa lingua proto-indoeuropea.
Verso la metà del 1800 uno storico e bibliotecario di origini estoni che era chiamato Victor Henn ha proposto che i parlanti di questa lingua fossero un popolo nomade. Alla fine invece del 1800 un filologo tedesco chiamato Otto Schrader provò a raffinare la teoria basandosi proprio sull'addomesticamento dei cavalli di cui abbiamo appena parlato. Schrader si era accorto che nella lingua proto-indoeuropea, per come era stata ricostruita al suo tempo, non c'erano delle parole per indicare l'asino o il cammello, mentre c'era una parola per indicare il cavallo. Quindi teorizzò che questa lingua fosse nata in un posto dove venivano usati i cavalli e dove i cavalli selvatici erano una specie autoctona. E questo era vero proprio per le steppe a nord del Mar Nero, del Mar Caspio e del Mar d'Aral, che sono proprio le steppe pontico-caspiche abitate dai nostri Yamnaya. Nel Novecento la teoria è stata resa famosa da un'archeologa lituana chiamata Maria Gimbutas, che ha collegato direttamente il proto-indoeuropeo con la cultura dei Kurgan e con gli Yamnaya. In realtà nessuno di questi studiosi aveva in mano le prove genetiche di cui vi ho parlato prima, e erano arrivati a queste conclusioni solo sulla base di altre prove e di loro ragionamenti. Quindi quando si è scoperto di recente che la genetica combaciava con questa teoria linguistica, ovvero che la diffusione dei geni degli Yamnaya può ricalcare in qualche modo la diffusione delle lingue indoeuropee, questa teoria ha acquistato una grandissima credibilità. Infatti oggi questa è la teoria più accreditata in assoluto. Anche qui la storia è molto affascinante, come quella dei primi cavalieri del mondo, quindi è facile farsi prendere dall'entusiasmo. Però bisogna dire che le ricostruzioni della linguistica e le prove che porta non sono stringenti come quelle della genetica, e quindi c'è ancora molto dibattito sulla diffusione delle lingue indoeuropee. Una controargomentazione famosa a quello che vi ho appena detto è basata sulla glottocronologia, che è una disciplina che studia la cronologia delle lingue partendo da analisi statistiche su un lessico di base. E secondo alcuni studi glottocronologici la lingua proto-indoeuropea sarebbe emersa intorno al VII-V millennio a.C., quindi dai 1000 ai 3000 anni prima degli Yamnaya. Secondo molti studiosi, in più la diffusione di queste lingue fu molto più complessa rispetto a un singolo popolo che le importò in tutta Europa. Anche su questo ad oggi non c'è una risposta sicura e siamo nel territorio dell'assoluta avanguardia degli studi. Anzi, se questi argomenti vi appassionano e vi sta piacendo come ne parlo in questo video, potete iscrivervi al canale perché sicuramente vi aggiornerò in futuro con nuovi video se ci saranno grandi scoperte a proposito. Ad oggi una soluzione proposta è che la lingua proto-indoeuropea fosse già parlata da degli antenati degli stessi Yamnaya che abbiamo già visto nel corso di questo video. Infatti potrebbero essere stati la cultura di Sridni Stog o il popolo del Caucaso Basso Volga. Ma dopo che abbiamo conosciuto gli Yamnaya in tutti questi aspetti che si riescono più o meno a ricostruire, è arrivato finalmente il momento di seguire la loro espansione e di scoprire come sono stati progenitori di tutti gli europei, e non solo di tutti gli europei. Delle cose interessanti sull'espansione degli Yamnaya vengono dette dal genetista David Reich nel podcast di Dwarkesh Patel che trovate qui su YouTube. Reich è un genetista della Harvard Medical School e uno dei più importanti esperti al mondo sulla storia genetica degli esseri umani dell'antichità. Nell'intervista Reich smentisce nettamente due luoghi comuni molto diffusi sull'espansione degli Yamnaya. E questi due luoghi comuni sono che la loro fosse un'espansione pacifica e che fosse fatta solo dai maschi. Reich spiega che in molti casi gli Yamnaya si sostituirono ai maschi dei popoli che incontrarono, in sostanza insomma si accoppiarono con le donne delle altre popolazioni, dando origine poi a noi che siamo gli attuali europei.
Erano probabilmente delle bande di giovani maschi che facevano queste incursioni e che appunto essendo particolarmente forti fisicamente, come abbiamo visto prima, si impossessavano di un territorio e non facevano prigionieri. Uno studio del 2015 ha rivelato addirittura che circa il 64% degli uomini europei attuali discende da sole 3 linee paterne che sono emerse tra 3500 e 7300 anni fa. In sostanza vuol dire che circa 2/3 degli europei discendono da soli 3 maschi, sicuramente proprio Yamnaya, che insomma sono i veri Giga Chad dei nostri antenati, c'è poco da fare. Poi sì, il processo fu graduale, l'Europa era abitata da poche persone e tutto quanto, ma più spesso si trattò proprio di invasioni nette e violente. Gli Yamnaya avrebbero dominato e assimilato per esempio la cultura di Cucuteni Tripillia che stava tra le odierne Romania, Moldavia e Ucraina. Il popolo di Cucuteni Tripillia viene considerato addirittura la prima civiltà urbana d'Europa, infatti aveva dei villaggi costituiti da 10 o 15 famiglie. Questi villaggi stavano di solito su altopiani, erano fortificati con terrapieni e fossati. Al loro apogeo questi insediamenti si espansero per includere molte centinaia di grandi capanne che erano fatte con mattoni di creta e con paglia, a volte avevano anche 2 piani e erano costruite intorno a una piazza centrale. Quindi, nonostante il popolo di Cucuteni Tripillia fosse stanziale e fosse molto più urbanizzato degli Yamnai, anzi avesse addirittura alcuni dei più grandi insediamenti del mondo, a quel tempo venne soggiogato facilmente dai nomadi Yamnaya, a riprova del fatto che avere delle città non garantiva una qualche vera supremazia, come si pensava fino a poco tempo fa. Tolta questa chimera dell'integrazione pacifica che Reich stesso attribuisce a molti archeologi ben pensanti, Reich dice che è vero che l'espansione fu guidata dai maschi, ma ebbero un ruolo importante a un certo punto anche le donne. Gli Yamnaya, per esempio, incontrarono la cultura della ceramica cordata che si espanse dalla Germania alla Russia e nel sud della Scandinavia. Varie culture che nomineremo prendono il loro nome dal tipo di oggetti di ceramica che producevano, quindi hanno nomi tecnici dell'archeologia che non sono molto poetici, ma dobbiamo farceli andare bene così. E in questo caso i maschi di questo altro popolo si accoppiarono con le donne Yamnaya, dando vita a un'altra espansione, ma stavolta per via materna degli Yamnaya. Quindi seppure è vero che l'espansione dei nostri nomadi fu guidata da guerrieri maschi, alla fine anche le donne del loro popolo vennero scelte da altri popoli per procreare e quindi contribuirono all'espansione degli Yamnaya. Proprio la cultura della ceramica cordata sarebbe il risultato della primissima espansione degli Yamnaya verso ovest, che in questo caso si sarebbero fusi con un altro popolo precedente secondo gli studi più recenti. Infatti gli individui della ceramica cordata hanno solo un 75% del DNA degli Yamnaya, che comunque è tantissimo. Questa cultura si è diffusa tra il 3000 e il 2300 a.C. circa e ha introdotto l'uso dei metalli nell'Europa settentrionale. Si è ipotizzato anche che rappresenti una prima espansione dei linguaggi della famiglia indoeuropea nel nord Europa. I proto-germani, gli slavi e i baltici sono discendenti dei popoli della ceramica cordata. Nel centro e nell'ovest dell'Europa questa cultura si è evoluta nella cultura del vaso campaniforme, che prende sempre il nome dalla forma dei vasi che producevano. La gente del vaso campaniforme era di alta statura, aveva una corporatura robusta e un cranio brachicefalo. Viene considerata l'antenata sia dei popoli celtici che di quelli italici. Secondo uno studio pubblicato nel 2018, il popolo del vaso campaniforme partì dall'Olanda e arrivò anche in Inghilterra, dove rimpiazzò la popolazione neolitica per il 90%. E non è che questa popolazione fossero persone qualunque, ma erano i costruttori del famoso sito di Stonehenge, che quindi vennero rimpiazzati in pochi secoli dai discendenti degli Yamnaya.
Oggi viene teorizzato che questi popoli fossero interessati alle miniere di stagno che si trovavano sia in Inghilterra sia nella penisola iberica e che servivano per la produzione di oggetti di metallo. Per questo avrebbero deciso di espandersi ancora di più verso occidente e quindi di arrivare in ultimo fino agli estremi confini geografici dell'Europa. È stato teorizzato pure che gli Yamnaya fossero divisi in due gruppi dal fiume Don, un gruppo occidentale e uno orientale. Il gruppo occidentale si sarebbe espanso come abbiamo appena visto, mentre quello orientale avrebbe iniziato pure lui degli spostamenti, ma verso est. Eppure questi spostamenti poi sono stati importanti nella storia. Gli Yamnaya infatti sarebbero anche i progenitori dei Tokhari, che sono dei parlanti di lingue indoeuropee che vissero addirittura in Cina, e soprattutto sono i progenitori dei Sintashta. Come avevamo accennato prima, i Sintashta vissero tra il 2200 e il 1800 a.C. e loro sì vengono considerati oggi gli inventori delle bighe con le ruote a raggi. Infatti le prime bighe conosciute sono state trovate nelle tombe della cultura di Sintashta e poi questi carri da guerra saranno fondamentali nelle più antiche tecniche di battaglia. Forse furono proprio loro anche i primi a avere una vera cavalleria da guerra. Si pensa anche che i Sintashta abbiano dato un contributo alle lingue indo-iraniche e quindi sarebbero l'anello di congiunzione tra Europa e India e Iran nella definizione di lingue indoeuropee. Probabilmente molte tradizioni dei gruppi discendenti degli Yamnaya erano ancora ben visibili tra gli Sciti, un popolo di cui parla lo storico greco Erodoto. Gli Sciti erano una popolazione eurasiatica che in parte viveva nelle stesse terre d'origine degli Yamnaya. Erano nomadi, combattevano come arcieri a cavallo e seppellivano ancora i loro morti nei kurgan. Posto che gli Yamnaya abbiano veramente diffuso le lingue proto-indoeuropee, la loro eredità più difficile da spiegare è quella nell'Anatolia, che è all'incirca l'attuale Turchia, dove c'erano anticamente lingue indoeuropee come l'ittita e il luvio, ma dove non c'è una forte presenza del DNA degli Yamnaya. Oggi però si è scoperto che almeno il 10% del patrimonio genetico degli anatolici dell'età del bronzo che parlavano la lingua ittita è collegato con il gruppo Caucaso-Basso-Volga di cui abbiamo parlato più volte. Questa scoperta confermerebbe che la lingua proto-indoeuropea sia comparsa all'interno della comunità Caucaso-Basso-Volga e che quindi da lì poi si sia tramandata sia tra gli Yamnaya sia tra i popoli anatolici come gli Ittiti. La scoperta è molto interessante perché per la prima volta viene dato un quadro genetico che è capace di unificare l'origine delle lingue indoeuropee. Certo, alcune scoperte come questa e anche altre informazioni che vi ho dato nel corso del video sono molto recenti, quindi potrebbero essere precisate da scoperte future, ma spero di avervi dato, per quello che se ne sa finora, un quadro abbastanza completo sulla storia degli Yamnaya. Una storia poco conosciuta e che difficilmente si studia già sui libri, ma che ci interessa a tutti, visto che in Europa siamo tutti dei loro discendenti. Il loro sangue scorre ancora in milioni di noi, è il battito antico che ancora ci spinge a esplorare.